La corruzione non inizia con un urlo di battaglia, ma con un sussurro che si insinua nelle fondamenta, un tarlo che rode il legno più duro dall'interno. Roma, nel 38 d.C., era un cadavere magnificamente vestito, adagiato su un trono di 7 colli, e il suo cuore, il Palatino, pulsava di un male antico e sofisticato. L'aria, pesante di incenso e sudore, sapeva di vino rancido e ambizione marcia. Fu in questa atmosfera di putrescente grandezza che una ragazza di 15 anni, un fiore reciso dal gambo troppo presto, varcò le porte del palazzo imperiale. Il suo nome era Messalina. Non era una sposa, era un'offerta sacrificale, una vergine gettata nella gabbia di un imperatore anziano, i cui occhi opachi nascondevano un regno di paranoie e debolezze. Il Senato, un coro di uomini vuoti in toghe lisce, elogiò l'unione. I sacerdoti, becchini della moralità, la benedissero. E il popolo, un'unica bocca urlante e stupida, festeggiò per le strade convinto che il suo grembo giovane potesse purificare una dinastia imbrattata dal sangue e dalla follia di Caligola. Non sapevano di aver aperto le porte alla stessa follia, solo vestita di una bellezza più subdola e letale. Questa non è la storia di un'imperatrice. È l'autopsia di una metastasi, il resoconto di come il più rigido codice morale mai concepito dall'uomo sia stato forzato, piegato e infine trasformato in un utensile di tortura psicologica, un'arma che non spezza le ossa, ma l'anima, lasciando gli uomini più potenti dell'impero a brancolare nel buio della propria vergogna, intrappolati non in una prigione di pietra, ma in una gabbia di se stessi. Il pubblico, come sempre, vide solo la maschera. La videro e la adorarono, una creatura eterea di sangue nobile, con la pelle di alabastro e capelli come un fiume d'oro. Un viso da statua classica, così perfetto da sembrare innaturale, inumano. Partorì 2 eredi con la facilità con cui un albero avvelenato dà frutti. Presenziò ai riti di Stato con la grazia algida di un automa. Era la matrona perfetta, la moglie virtuosa, l'incarnazione di tutto ciò che Roma pretendeva da una donna. E la perfezione, si sa, è la menzogna più convincente. I primi sussurri nacquero dove la luce non arrivava mai. Nelle fogne della suburra, tra il vapore acido dei bagni pubblici, nelle cucine dei patrizi dove la servitù scambiava segreti come moneta. Erano voci viscide che si muovevano come serpenti nel fango e parlavano di un'ombra che si staccava dal corpo dell'imperatrice di notte. Non un'amante clandestina, no. Qualcosa di molto più profano. Scompariva, dissolvendosi nella notte, per riemergere nelle luride stanzette di un lupanare nel quartiere a luci rosse, il volto deturpato da un trucco pesante e unto, il corpo, quel corpo sacro all'impero, offerto a chiunque avesse una moneta. Competeva con le prostitute, accettando lo stesso vile denaro, senza privilegi, senza riconoscimenti. Chi, per un attimo fatale, riconosceva negli occhi cerchiati di col quella stessa donna che aveva inchinato il capo al mattino, si trovava davanti a un bivio esistenziale, il silenzio o la rovina certa. Ma questa non era fuga, non era follia, era un esperimento, un'esplorazione metodica e glaciale degli abissi che Roma le proibiva. Era nata nella luce accecante del potere supremo, eppure era l'oscurità, il fetore, la volgarità più cruda che la inebriavano. Scoprì l'elettrico, perverso brivido della contraddizione. Più l'impero la venerava come un simbolo di castità, più lei si immergeva nella lordura e in quel contrasto trovava un potere nuovo, un potere che nessun generale aveva mai brandito. Il bordello era solo il suo laboratorio. Il palazzo sarebbe diventato il suo teatro del macabro. All'inizio degli anni 40 d.C., la corte di Claudio si trasformò in un palcoscenio per una commedia grottesca e sanguinaria. I banchetti non celebravano più nulla, se non la morte della decenza. La seta avvolgeva i divani come bende su una ferita, il vino scorreva come un fiume di pus, e i cibi esotici, portati da terre conquistate, marciscono su vassoi d'oro sotto gli occhi vuoti degli invitati.
ma il vero spettacolo era la lenta, meticolosa demolizione dell'uomo. Senatori, convocati con lusinghe di onore, trovavano ad attenderli non una festa, ma una trappola psicologica. Messalina conosceva ogni loro segreto, ogni debolezza, ogni amore proibito, ogni debito, ogni vigliaccheria. Uomini potenti, generali che avevano comandato legioni, venivano spogliati non solo delle toghe, ma di ogni briciolo di dignità, costretti a performance grottesche davanti ai loro peggiori nemici, mentre sussurri accuratamente orchestrati cucinavano la loro vergogna, rendendola un piatto da servire alle loro stesse famiglie. Figlie di nobili scomparivano per giorni, tornando con lo sguardo di chi ha visto l'inferno e ne è diventato parte. Giovani rampolli delle grandi casate venivano piegati in posizioni innominabili, legati non da corde, ma dalla certezza che, se rivelate, quelle azioni avrebbero significato la morte sociale. Messalina aveva compreso la verità più oscura. L'informazione, il segreto sussurrato nel buio, è un'arma più tagliente di qualsiasi gladio. Non governava con editti, ma con la conoscenza. Ogni gemito di vergogna, ogni singhiozzo di umiliazione, veniva raccolto, catalogato, archiviato con la precisione di uno scriba della morte. I suoi servitori, ombre silenziose, annotavano tutto. I governatori non venivano scelti per merito, ma per complicità. I generali non erano leali a Roma, ma alla paura di essere smascherati. Lo Stato era un burattino e lei muoveva i fili nell'ombra, intrecciandoli con il sudore e il seme della vergogna. Costruì il suo capolavoro in una villa lussuosa vicino al Campo Marzio, un bordello imperiale camuffato da residenza aristocratica. Qui la crudeltà raggiunse vette di perversione psicologica inimmaginabili. Immaginate una giovane Patrizia, strappata alla sua casa in pieno giorno, condotta in una stanza dove l'aria era densa di oli profumati e paura, costretta a fingersi una cortigiana sotto lo sguardo ieratico e annotante di Messalina. Non era uno stupro fisico, ma uno stupro dell'identità, una violenza che non lasciava lividi sulla pelle, ma marchiava l'anima. Il corpo obbediva, meccanico, mentre la mente si frantumava in 1.000.000 di pezzi, osservata, giudicata, registrata per un futuro ricatto. Immaginate un senatore, un uomo che deteneva il potere di vita e di morte su migliaia, costretto a spogliarsi della sua toga, simbolo di tutta la sua autorità, e a strisciare nudo sul marmo freddo, mentre i suoi rivali, anch'essi compromessi, ridevano con risate che erano altrettanti colpi di pugnale. Un soldato, un veterano con il corpo segnato da cicatrici gloriose, scampato a quel luogo, confessò in seguito: «Il sangue si lava, la vergogna si incolla alla pelle, ti entra nelle ossa e ci rimane, un veleno a lento rilasso. Preferirei 10 battaglie perse a un'altra ora in quelle stanze». Questa era la genialità malata di Messalina. Aveva scoperto che l'umiliazione sessuale può distruggere un uomo più completamente di un'intera legione. Il potere non risiede nei decreti, ma negli angoli bui dell'anima, in ciò che non si osa rivelare. La sua crudeltà divenne spettacolo. I suoi raduni, mascherati da feste in onore di Bacco o Venere, erano orchestre del vizio da lei stessa dirette. Accoppiava nemici, costringeva mogli a svelarsi davanti ai mariti, fabbricava vergogna con la meticolosità di un artigiano. Rifiutarsi significava la morte, non metaforica. Acconsentire significava una morte interiore. Tutti uscivano da quelle sale legati da una catena più forte del ferro, la catena della colpa condivisa. L'apice di questa discesa negli inferi fu la sua sfida più famigerata. Una gara di lussuria con la prostituta più famosa di Roma, Sila. Per tutta la notte, davanti a un pubblico di nobili pietrificati, Sila si produsse con 25 uomini, finché, stremata, non crollò. Tutti pensarono fosse finita. Invece Messalina, l'imperatrice, continuò. Superò i 30, meccanica, instancabile, spinta da un demone interiore che non conosceva sazietà. Continuò finché non rimase letteralmente nessuno. All'alba vinse. Ma la sua vittoria non era sulla prostituta, era su Roma stessa, sulle sue leggi, sulla sua morale.
Era la dimostrazione che lei era al di sopra, al di là. Era un essere di pura, incontrollabile trasgressione. Il punto di rottura, l'atto di Aibris che ne decretò la fine, fu un matrimonio. Mentre Claudio era assente, Messalina sposò pubblicamente, con tutti i crismi della legge, il suo amante Gaio Silio. Non un'avventura segreta, ma una cerimonia legittima. Fu una dichiarazione di guerra all'autorità stessa dell'imperatore. Quando Claudio, inizialmente incredulo, fu confrontato con le prove, la sua rabbia fu epica. Messalina fu braccata fino ai giardini del palazzo che aveva governato con il terrore. I suoi ultimi momenti non furono quelli di una regina, ma di una preda. Pregò, implorò, offrì i suoi stessi figli. Tentò il suicidio, ma la sua mano, così ferma nell'infliggere orrori, vacillò quando si trattò di riceverne uno. Fu un soldato a finirla, conficcando una lama nel suo corpo. Morì nel panico e nel sangue, scoprendo troppo tardi che il potere costruito sulla vergogna è un castello di carte che crolla al primo soffio di vento vero. Claudio ordinò la damnatio memoriae, la cancellazione della sua esistenza dai documenti e dai monumenti. Ma come un fungo velenoso che cresce nell'ombra, la sua leggenda sopravvisse. Più la cancellavano, più forte diventava. Le pietre del Palatino, oggi, attirano turisti. Ma se si tende l'orecchio, tra i sussurri del vento, si sente ancora l'eco delle sue risate, un suono freddo e metallico che ricorda una verità terribile. Gli imperi non cadono solo sotto le spade nemiche, marciscono dall'interno, avvelenati dal lento, inesorabile veleno del vizio e della vergogna. E Messalina non fu che il sintomo più luminoso e più letale di quella malattia mortale.